Me l'avete chiesto a gran voce e sapete che qui su Peppe Vacca Collectibles ogni vostro desiderio è un ordine e quindi ecco a voi la DX45 di Hot Toys. Darth Vader Battle Damage in questa concept meravigliosa che promette davvero benissimo, speriamo bene che non mi deluda da nessun punto di vista perché io ci tengo tantissimo a questo Vader. Sarà un video molto difficile da registrare perché la scatola è gigantesca, quindi siate clementi, è praticamente forse più del doppio di una scatola normalissima di Hot Toys e sarà difficile fare varie inquadrature eccetera con i miei potenti mezzi almeno, quindi siate clementi ragazzi e vi ricordo come sempre che l'ho acquistata sul colossodinerd.com di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Adesso unboxiamo tutto e tiriamo fuori gli accessori, cominciando da quelli, e andiamo a vedere questo Darth Vader. Come forse ci si poteva aspettare, questa DX45 offre una vasta gamma di accessori per dare la possibilità a questo Vader di essere usato in ben 3 modi differenti. Abbiamo infatti 3 head sculpt, 2 mantelli e vari accessori che vanno a contornare queste possibilità di posing. L'elemento comune a tutti è ovviamente la basetta che ho già acceso tramite un power bank con cavo USB-C che come al solito non è in dotazione. Vi spengo anche la luce per mostrarvi più nel dettaglio che cosa va a riguardare l'illuminazione. Davvero molto bella questa basetta di forma circolare, molto curata sia sulla sua superficie con superfici lisce e ruvide che si alternano, anche un po' di weathering e sfumature per quanto riguarda la colorazione, tutto il contorno è anche scolpito con queste parti e la parte sottostante, oltre alle sezioni LED illuminate, a tutti questi cavi che fanno risplendere ancora di più una basetta davvero molto curata, quindi complimenti Hot Toys davvero per aver fatto un enorme passo in avanti almeno per questa versione di Vader. Il piedistallo è sempre circolare, leggermente più piccolo e anche qui ci sono diverse tracce di weathering, quindi nulla è lasciato al caso. È possibile accenderla e spegnerla con un tastino che troviamo qui sotto e soprattutto c'è la possibilità anche di muoverla, quindi un pochino tipo il Tagada, ci può dare qualche posa al nostro Vader anche se sta sulla basetta muovendo la stessa e questa cosa non è da sottovalutare. Abbiamo poi 2 differenti caschi alternativi perché poi ovviamente ci sarà anche la testa di Christensen senza il casco che vedremo nella prossima sezione quando vedremo la doll. Le 2 teste sono semplicissime, sono quella con il casco spaccato che abbiamo visto già nella versione di Obi-Wan Kenobi del Vader, dovrebbe essere più o meno la stessa con qualche effetto in più, nulla di particolare, con ovviamente anche la possibilità di ruotare l'occhio come si era visto in quella versione. Anche qui ottime comunque le fattezze del Christensen che si vede sotto, quindi questa sarà una delle scelte papabili almeno per me. Questa invece è una testa molto più classica, un casco molto più classico, quindi intero, con qualche effetto di weathering sempre qui sulla parte sinistra, che è quella più coinvolta in questo Vader, come vedremo anche nel body più tardi. La cosa che non mi fa impazzire, anche se la capisco, a parte tutti questi effetti, sono i vari puntini che troviamo nella parte degli occhi e sulla superficie del casco che saranno praticamente la fuliggine dell'incendio oppure dell'incidente che ha coinvolto il Vader. Quindi questa è la testa che io preferisco meno, ma comunque molto ben fatta. C'è come sempre la possibilità di andare a rimuovere la parte superiore, no, non in questo caso, ma nelle altre sì, si può togliere la parte superiore per scoprire in questo caso ancora più dettagli della testa di Christensen e poi per accedere al joystick per muovere l'occhio. Non è facilissima la sistemazione poi della testa, vabbè, lo sistemerò più tardi. Abbiamo poi questo pezzettino che aggiunge un dettaglio alla testa
anche qui lo vedremo più tardi, si può mettere qui per aggiungere un dettaglio del casco spaccato, qualcosa in più che nella Special Edition invece, se non mi sbaglio, consiste nella esatta metà, praticamente incluso un occhio e una metà del viso del casco per aggiungere ancora più dettagli al casco spaccato. Abbiamo poi l'effetto whoosh e la spada laser che, udite udite, finalmente hanno fatto dei passi in avanti, non per quanto riguarda la forma, che per me è sempre sbagliata, di entrambe le cose, sia dell'effetto whoosh che della spada laser, che dovrebbe andare dritta invece di avere questa punta a mo' di spada, appunto, ma per quanto riguarda la colorazione, che non è più di un rosso molto chiaro, traslucido, ma finalmente hanno una colorazione molto più scura e molto più rossa, così come dovrebbe essere. Piano piano, ragazzi, ci arriveremo finalmente forse ad avere delle spade laser fatte bene, così come sono fatte bene queste spade laser. Abbiamo la versione ovviamente sempre con l'illuminazione e quella invece classica. Anche qui mi sembra che siano state migliorate rispetto al passato, con qualche effetto dorato in più. Comunque sempre ottima sia la scultura che la verniciatura, quindi non c'è nulla di cui lamentarsi secondo me. Abbiamo poi varie mani intercambiabili, mani sinistre, quindi con il braccio meccanico, che sono in plastica, come vedete plastica morbida, abbiamo un pugno chiuso, una mano leggermente aperta per impugnare la spada laser e una mano totalmente aperta. Poi il Vader ha anche una mano rilassata e da notare che anche questa, a parte che si è già staccata, ottimo, anche questa è da notare che è in plastica morbida, quindi non c'è la possibilità di avere le dita articolate come sinceramente mi sarei aspettato, visto che abbiamo già visto dita articolate in altri Vader del passato. Abbiamo poi per la mano destra 3 possibilità: l'utilizzo del choke, diciamo, della strozzatura, l'utilizzo della forza a mano aperta e poi questo per impugnare le spade laser. Niente pugni chiusi per questo Vader, anche qui non si conosce il motivo. Abbiamo poi un mantello che è cablato solo nelle 2 parti laterali con un fil di ferro, tra l'altro leggerissimo, appena percepibile. Appena l'ho preso in mano la prima volta pensavo che non fosse cablato, invece lo è, ma solo nelle parti laterali. Abbiamo diversi effetti di weathering e di bruciatura nel lato coinvolto, che è sempre il sinistro rispetto alla prospettiva di Vader. Anche qui mi sembra sia stato fatto un buon lavoro, il tessuto è sempre lo stesso, quello molto morbido, molto piacevole al tatto, e qui i vari effetti sono stati dati con delle strappature e delle bruciature qua e là, che sinceramente questo mantello è un'ottima alternativa a quello che è il motivo vero dell'acquisto di questa DX45. Non entra nemmeno in camera perché, ragazzi, vi assicuro che è gigantesco, e questo è il tanto desiderato mantello in plastica che ha fatto sognare fin dal momento dell'annuncio di questo Darth Vader. Mantello in plastica che è molto pesante, quindi senza dubbio ci sarà bisogno della basetta, ahimè, però sono sicuro che sbilancerà tantissimo il Vader da una parte, quindi credo proprio che la basetta in questo caso sia fondamentale. Attenzione, il mantello più la basetta più il Vader raggiungeranno un'altezza parecchio elevata, quindi fate bene i vostri conti sulla disponibilità di spazio che avete in altezza prima eventualmente di recuperare questa DX45 se dovete ancora acquistarla. Molto belli gli effetti, come mi aspettavo, vi allontano questa perché dà un po' di problemi, come mi aspettavo è bellissima questa parte in cui si vede metà della maschera di Vader, belli gli effetti del rosso che si alternano al nero e le varie sfumature. L'unica cosa un po' bruttina sono queste parti incollate che sono sull'interno, verranno coperte dal Vader, quindi poco male, però per dovere di recensione, insomma, dovevo mostrarvele. Nella parte esterna, no, si intravedono purtroppo anche nella parte esterna, come vedete ci sono dei segni, sono comunque nella parte posteriore, quindi
anche sti cazzi, però ecco, dovevo mostrarvele. Detto questo, ragazzi, io adesso libero il tavolo ed è il momento di vedere il nostro Vader. Ci siamo, è il momento di andare a vedere questo Darth Vader in ogni dettaglio. Vi dico subito che dal punto di vista estetico per me è il miglior Darth Vader che abbia fatto Hot Toys. Lo so, è un concept, non è mai stata vista una versione del genere in nessun film di Star Wars. Però esteticamente, ragazzi, è veramente una figata. Questo contrasto fra la parte clean, che è quella di destra, semi-clean, e quella totalmente dilaniata della parte sinistra, a me fa impazzire. Io sono anche un amante del battle damage in generale, quindi per me guadagna un punto in più soltanto per questo motivo. Innanzitutto le dimensioni sono le solite del Darth Vader, quindi le proporzioni mi sembrano più che giuste, nonostante si tratti di un concept, così come il viso di Christensen, che qui è riportato nel modo migliore possibile, almeno per quello che abbiamo visto finora, così come tutta la scultura di questa testa. Guardate vari segni, le varie ferite, le varie bruciature, è tutto riportato alla perfezione. Dà veramente la sensazione, se non fosse rigido al tatto, di avere a che fare con un qualcosa di molliccio, di rovinato, di ferito. E questa cosa è sicuramente un plus per un head sculpt meraviglioso. Sarà solo molto difficile scegliere con quale viso esporlo, se è quello con il casco spaccato, almeno nel mio caso, o questo. Il casco intero, come vi dicevo prima, secondo me cozza un po' troppo con il resto del body. Il casco intero ha poco senso per me. Ce l'hanno messo, va bene, però secondo me ha veramente poco senso. Come vi dicevo, è possibile andare ad inserire questa parte, molto semplice, per creare un pochino di asimmetria. Lasciate fare che a me purtroppo è saltato via questo pezzo, in realtà era già difettato quando mi è arrivata, quindi spero in una imminente sostituzione, però non fateci caso, però quel pezzo comunque può aggiungere un pochino di asimmetria all'aspetto del vostro Vader. Il danneggiamento, diciamo, il danno da battaglia si estende ovviamente anche a tutto il resto, al resto del busto, che come potete vedere è scoperto sempre nella parte sinistra e sembra quasi che il danno sia stato fatto appunto a vestito indossato anche dagli stessi produttori della doll. Non so se il vestito è stato montato direttamente in questo modo e poi è stato tagliato, non ho assolutamente idea di come abbiano potuto fare, ma la resa visiva è davvero eccezionale. Per quanto riguarda l'articolazione della testa, dimenticavo di mostrarvela, è molto ostacolato ovviamente dalla presenza di questa parte delle spalle del busto, ma può andare verso l'alto di un po' e verso il basso è quasi nullo, mentre può ruotare liberamente, tranquillamente. Ovviamente c'è la possibilità di rimuovere la testa, sostituire questo pezzo, cosa che andrà fatta qualora vogliate mettergli il mantello, cosa che ovviamente è straconsigliata. C'è anche la rotazione degli occhi e la novità di questa doll, ragazzi, è la presenza del nylon per quanto riguarda il sottoarmatura e il vestiario. È un materiale molto leggero, piacevole anche al tatto, si sente che è diverso dal pleather che veniva utilizzato negli scorsi Darth Vader e comunque restituisce la stessa resa estetica, la stessa lucidità, ma dà sicuramente una sicurezza in più. Però ovviamente stiamo parlando di Hot Toys, quindi ovviamente non hanno eliminato il pleather completamente perché dall'odore si sente fortissimo che la cintura è in pleather, così come gli stivali che vedremo fra un po'. Pensavo, avendo visto varie immagini su internet anche di altri ragazzi iscritti al canale che mi hanno mostrato le immagini in anteprima del loro Vader, li ho anche rassicurati dicendo che Hot Toys aveva annunciato che avrebbe fatto tutto in nylon, invece il pleather non li abbandona mai, non ne capisco il senso, poi ne parleremo comunque quando arriveremo a esaminare gli stivali. Guardando invece questo braccio, oltre alla spaccatura anche dello spallaccio, abbiamo sempre questa parte in nylon e mi piace tantissimo che sia esposto il braccio meccanico con i fili che vanno a infilarsi direttamente nel corpo del Vader.
Mi dispiace tantissimo per la mano che non è articolata e per il braccio che può piegarsi massimo fino a qui, non voglio andare oltre, ma è ostacolato dalla presenza appunto dei fili stessi che rischierebbero di staccarsi. La parte frontale non è illuminata purtroppo, quindi è così come la vedete, danneggiata, ci può anche stare, visto che essendo danneggiata ci sta che non sia illuminata, però avrei gradito magari anche un effetto intermittenza o qualcosa del genere, che purtroppo non c'è. Quest'altra articolazione di quest'altro braccio invece è una normalissima articolazione che supera i 90 gradi e c'è poco altro da dire. Questa parte della conchiglia, dalla parte anteriore, è in plastica rigida, ma guardate che bello che è l'effetto che restituisce. Sembra fatta in pelle e questa cosa mi fa incazzare ancora di più, perché questo stesso lavoro potrebbero farlo in tutte le parti in cui utilizzano ancora il pleather, come gli stivali, che in questo caso appunto a maggior ragione perché sono coperti dal paratibie, potevano essere assolutamente fatti con questo stesso materiale, con ovviamente ci sarebbe dovuta essere l'articolazione del piede, ma nascosta dal paratibie, non ci sarebbe stato nessun problema. Invece bisogna che diano sempre qualche preoccupazione al consumatore per farlo sempre parlare delle sue doll, per poi rilasciare una versione successiva in cui magari sarà fissato questo problema. Furba Hot Toys. La gamba sinistra richiama ovviamente il braccio dello stesso lato, con sempre la pelle distrutta che si intravede dalla veste dilaniata, e poi la gamba meccanica con qualche effetto di weathering, una buona verniciatura, anche qui i fili sono visibili, così come i pistoni nella parte posteriore. C'è un'articolazione molto semplice ma molto efficace che fa raggiungere alla gamba di Vader i 90 gradi anche mettendola indietro. Non c'è, anzi sì, c'è, ma è soltanto su e giù, lateralmente c'è un leggerissimo movimento per il piede sinistro, mentre solito movimento di caviglia abbastanza efficace per la gamba destra. Poi, ultima cosa, qui ovviamente c'è la possibilità di andare a collegare l'HUB per le spade laser e quant'altro, cosa che a me sinceramente non piace, ho già provato, ma la spada laser, sebbene sia migliorata la colorazione esterna, ha sempre lo stesso LED molto flebile e inutile a mio parere. La veste è cablata, così come il mantello, soltanto in questa parte frontale. Vediamo, no, vi confermo, soltanto in questa parte frontale, con un fil di ferro anche in questo caso molto leggero, molto poco percepibile, ma comunque c'è. Mentre la parte sinistra, sempre a richiamare il mantello, ha questo weathering e questi danni che rendono molto più interessante esporre la doll, sicuramente dando questo fianco magari di 3/4 con la rotazione degli occhi. Secondo me sarà un posing eccezionale. Ora, a proposito di posing, io mi dedicherò per quanto possibile al posing di questa figure e noi ci vedremo fra un istante per la conclusione del video e per dirvi che cosa ne penso in definitiva. Ragazzi, in conclusione su questo Vader non ho assolutamente niente da dire. Se ce l'avete, complimenti, avete speso bene i vostri soldi. Se non ce l'avete, ragazzi, rimediate. È un pezzo meraviglioso, ha dei difetti, ve li dirò fra un istante e li abbiamo comunque esaminati durante tutto il corso del video, ma comunque è quel pezzo che in collezione vi fa dire wow, è esteticamente bellissimo, è accattivante, ok, non è canonico, non fa parte di nessun film, nessuna serie, è un concept, ma è quel concept che a me personalmente piace da impazzire. Ok, ci sono dei difetti, i soliti difetti di Hot Toys per quanto riguarda Star Wars, la spada laser non è ben illuminata, le mani, la mano sinistra potevano avere l'occasione di renderla articolata come è successo già in passato con anche dei vecchi modelli di Anakin. Ricordo ancora il mio Anakin di episodio 3 che aveva il braccio completamente articolato con le dita completamente articolabili. Non l'hanno fatto, mancano secondo me alcune tipologie di mani come i pugni chiusi e quant'altro, ma
Resta il fatto che, ragazzi, questo è un Vader che al momento può essere considerato quello definitivo per estetica e non canonico, ovviamente. Poi se parliamo di quelli dei film e delle serie è un altro discorso. Ma è un Vader che sicuramente nella vostra collezione sfigurerà, e c'è la ottima novità del nylon per il vestiario. C'è un buon cablaggio, tranne per il mantello che è cablato come al solito per Hot Toys soltanto nei due lati e non nella parte inferiore, anche lì peccato. E peccato anche per il pleather, che comunque è una costante di Hot Toys che qui troviamo nella cintura e nell'unico stivale disponibile. Per il resto, ragazzi, è meraviglioso. Se avete ben 54 cm di altezza a vostra disposizione, perché è quello che vi occuperà qualora decidiate di posarlo con la basetta e il mantello in plastica, è il pezzo che fa per voi. Altrimenti dovete trovare altri escamotage, come ho fatto io, per posarlo comunque senza basetta ma con quella meraviglia di mantello, che per quanto mi riguarda è stato uno dei motivi principali per cui ho deciso di acquistare questa versione, quindi sarebbe un peccato non utilizzarlo. Detto questo, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se vi chiedete dove l'ho acquistato, sempre sul colossodinerd.com, di cui trovate il link nella descrizione del video, e sono pronto a sentire appunto che cosa pensate voi di questo Vader, sia chi ce l'ha sia chi lo vorrebbe. Ci sentiamo qui sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!